Ciao a tutti, benvenuti su Mintitaro. Oggi voglio mostrarvi un bellissimo oracolo che si chiama Les Tarot Persans de Madame Indira, ovvero i tarocchi persiani di Madame Indira, che in realtà non è un mazzo di tarocchi, è un mazzo oracolare, però bellissimo e che io vi consiglio di cuore, ecco, mettiamola così. Prima di mostrarvi il mazzo carta per carta, mi presento per chi non mi conoscesse, sono Minty di Minty Tarot, sono una cartomante e una tarologa e aiuto i lettori di tarocchi a leggere in modo professionale per se stessi o per aprire un'attività economica legata ai tarocchi, nel qual caso volessero appunto avviarne una. Se volete più informazioni vi invito a scrivermi a mintitaro@gmail.com oppure su Facebook, mi trovate come Ales Minti. Però adesso iniziamo. Questa è la scatola che è bellissima, è enorme, secondo me grande, è una edizione francese per cui li trovate in francese, la casa editrice è Grancher, ma in Italia è distribuito credo dalla libreria universitaria se non mi sbaglio. Cercate comunque in internet e li trovate. Questa è una scatola di cartone dove all'interno trovate il mazzo di carte e questo libro di spiegazioni. Non è stato scritto da Madame Indira, bensì da Colette Sylvestre successivamente, perché io non la conosco, Madame Indira, ormai purtroppo ci ha lasciato, però era una cartomante abbastanza nota all'estero, credo in Francia soprattutto. Era indiana di origine, ha vissuto durante l'infanzia in Algeria e si è fatta ispirare appunto da l'atmosfera del posto, del paese, per creare questo mazzo di carte, perché è stato creato da lei quando aveva 11 anni. Ora, i disegni sono abbastanza ben fatti, non lo so se poi magari durante gli anni li ha migliorati, ma comunque ha iniziato a concepirlo, lo ha concepito quando era una bambina. È un mazzo di 55 carte, ha è fondamentalmente un mazzo di sibille, nel senso che si vede che come natura risponde a tematiche soprattutto amorose, anche economiche, ma soprattutto ha un taglio amoroso. Ciò nonostante può essere utilizzato anche per altri tipi di domande. Adesso lo vediamo insieme. Il libro è ben fatto, anche se secondo me le spiegazioni delle carte sono un po' semplici, bisogna fare un lavoro un pochino più ehm, maggiore per dettagliare ancora di più attraverso la nostra esperienza i vari significati delle carte. Comunque questo è il libro, vedete che descrive tutte le carte, poi dà delle stese di vario tipo. Adesso vi vado a mostrare questo tipo di stese, da quelle con meno carte, ovviamente con poche carte, fino a tante carte.
e dà anche dei suggerimenti per leggere le carte in varie combinazioni. Mi raccomando, sono suggerimenti, non prendetelo mai come qualcosa scritto sulla pietra, perché altrimenti la vostra intuizione, lo dico sempre, viene frenata, appunto. Questa è una delle stesse più complesse. È un libro veramente ben fatto, molto dettagliato, soprattutto per quanto riguarda appunto come poterlo leggere, però appunto secondo me le carte non sono descritte, cioè i significati vanno ulteriormente elaborati da noi perché ehm, danno la descrizione, insomma, i vari significati proposti sono un pochino vaghi, secondo me, ma può essere anche un mio modo di vedere. È in francese, non trovate la versione in italiano, purtroppo. E adesso vi mostro le carte. Innanzitutto questo è il dietro, che è bellissimo, è verde e dorato con questi arabeschi dietro, appunto perché si ispira all'atmosfera araba. Sono abbastanza grandi, forse 10 centimetri per 5, non lo so, insomma adesso non ce l'ho precisamente in mente, però è veramente belle, sono ben plastificate, si mischiano bene e quindi non c'è dal punto di vista tecnico nessun problema. Adesso vi mostro le carte, il mazzo carta per carta, sono divise basicamente in tre gruppi maggiori. Il primo è di 19 carte e viene considerato come il gruppo di carte principali, un po' come gli arcani maggiori nei tarocchi, per questo forse è stato dato il nome di tarocco persiano. Ehm, il secondo sono gli arcani minori con carte numerate e figure e poi c'è un terzo gruppo che vedremo insieme. Dunque, adesso vediamo gli arcani più importanti, le carte maggiori, diciamo, e questo è il sole. Allora, vi faccio notare subito che sono delle carte bellissime. Io l'ho prese fondamentalmente per i disegni e per i colori, perché sono qualcosa di fantastico. Hanno dei colori bellissimi. Il bordo è dorato. Questa è la barca. Questa è la pantera. Vedete anche l'originalità, no? Di non centrare la figura in questo bellissimo giallo. Questa è la mano di Fatima, che è un simbolo di benaugurio nei paesi arabi di tradizione musulmana. Questa è la ruota dei pesci. Questa è la strega, bellissima. Questa è la tigre, questo bellissimo viola indaco nello sfondo. Queste sono le rondini. Queste sono delle fiammelle. Questa è l'isola. Dovete un po' ricordarvi i nomi perché non sono scritti sulle carte, ma è abbastanza intuitivo. Questo è un pavone, chiaramente un pavone. Questo è il tesoro. Questa è la malattia. Vedete come sono vestiti al modo orientale i personaggi. E questa è la morte, che è bellissima.
è veramente ben disegnata, estremamente misteriosa. E poi abbiamo altre carte che riguardano la sfera appunto più familiare e quindi la evoluzione delle relazioni, di una relazione. Con queste carte possiamo analizzare. Qui è la casa, che in realtà mi sembra il Taj Mahal, ma insomma è una bella casa. E poi qui abbiamo le varie fasi di una relazione. Questo è l'incontro, quindi con il corteggiamento, questo bellissimo verde di sfondo, tra due personaggi, uno femminile e uno maschile. Questo è il matrimonio, dove i due se ne vanno felici a cavallo insieme. Questa è la fertilità, quindi con l'espansione della famiglia, no? La nascita di un bambino. E poi l'ultima carta che è la separazione, quindi finisce male qua. E quindi queste carte, soprattutto queste delle relazioni, ci permettono appunto di vedere in che fase della relazione si è in questo momento. Una relazione può essere sentimentale o di affari, per carità. E adesso vediamo gli arcani minori con le carte numerate e le figure. Sono divise sempre in 4 semi, però quelli francesi, quindi i quadri, i fiori, le picche, le spade. Allora abbiamo i quadri con questa falce. E poi abbiamo il 3 di quadri. Perché il 3? Perché non è spiegato nel libro, non c'è assolutamente alcuna spiegazione a riguardo, però le carte numerate hanno soltanto alcuni numeri, quindi hanno l'1, il numero 3, il numero 5, il numero 6 e il numero 10. Questo per tutti e 4 i semi. Poiché le figure sono solo 3 rispetto ai tarocchi, quindi riprendono un po' le carte da gioco, abbiamo il cavaliere, la donna e l'uomo o re, cavaliere, regina e re. E questo per quanto riguarda le carreau, si chiamano insomma, i quadri, ecco. Hanno un bellissimo azzurro. Poi abbiamo le picche con la scimitarra, questo è l'asso. Poi abbiamo il numero 3, numero 5, il 6, il 10, il cavaliere di picche, la regina o donna di picche, l'uomo o il re di picche. Poi abbiamo i cuori, questo è l'asso, il 3, 5, il 6, il 10, cavaliere, la donna o regina, l'uomo o re di cuori. E poi l'ultimo seme, che sono i denari. Questo è l'asso, bellissimo, con questo rosa di sfondo. Questo è il 3, 5, 6, 10,
cavaliere, donna o regina, re o uomo di denari. E adesso vediamo l'ultimo gruppo di carte, che poi sono 4, che sono le chouette o i gufetti, sì, fondamentalmente i gufetti, le civette anzi, anche se a me sembrano più gufi, ma vabbè. Questo è il lasso fondamentalmente, sono delle carte dove sono semplicemente ripetute multipli queste civette. Questo è il numero 3 e questo è il numero 7, in questo caso sono dispari i numeri, e questo è il numero 9. Questo gruppo di carte sono di moltiplicazione, basicamente, di fortuna. L'asso fondamentalmente dà fortuna e protezione, mentre le altre sono un po' dei moltiplicatori di quello che dicono le carte accanto, fondamentalmente. Sono delle carte, insisto, bellissime, di natura fondamentalmente cartomantica, nel senso che rispondono bene a domande di amore, anche di lavoro, non particolarmente bene a livello spirituale, però qui per ogni carta ci sono delle interpretazioni, quindi vi aiutano sia dal punto di vista dello stato d'animo, dei sentimenti, della professione, materiale in generale, della salute, anche spirituale, anche a livello di sessualità, rispondono, per ogni carta c'è questo tipo di interpretazione, quindi comunque il manuale è fatto molto bene, le carte sono bellissime, secondo me. Potete utilizzarle anche magari quando fate delle feste, così, perché sono molto immediate, sono molto intuitive, ecco. Anche gli arcani minori sì, hanno la simbologia tipica dei mazzi da gioco, ma sono veramente pochi, le carte numerate sono veramente poche, quindi è fattibile. È stato pubblicato relativamente di recente questa versione. Dunque, avete più versioni in commercio, però io vi consiglio questa di Grancher perché ha il libro incluso e quindi siete facilitati nella interpretazione, ovviamente, perché senza libro non è molto facile, visto che ci sono dei simboli, insomma, dovete capire come funziona questo tipo di mazzo, che fondamentalmente è diviso in tre categorie di carte. Bene, spero che vi sia piaciuto il mazzo, vi sia piaciuto il video. In caso vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale e a attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao!